Mi chiamo Romeo, sono un gatto e vivo con degli umani. Di giorno sono uno chef, di notte sono Batman. No, scherzavo. Se fossi Batman mi sarebbe piaciuto conoscere Catwoman, io invece conosco solo il veterinario e non è sexy. Loro pensano di possedermi, io li lascio vivere qui perché fanno caldo e aprono il frigo. Gli umani cucinano come vivono, di fretta, senza leggere le istruzioni, convinti che andrà tutto bene. Spoiler, non va mai bene. Questa è la mia casa, loro la chiamano famiglia, io dico condominio emotivo. Sono uno chef, sia perché cucino, ma anche perché assaggio la vita e capisco subito quando qualcosa è fatto male. Gli umani, per esempio, tutto. Li guardo al mattino, si svegliano già stanchi, prima ancora di vivere. Guardano un rettangolo luminoso che gli dice cosa pensare, chi odiare e cosa mangiare. E poi dicono che io fisso il vuoto. Gli umani corrono sempre. Non sanno dove, ma corrono. Io corro solo quando vedo il laser, almeno il mio ha uno scopo. Lavorano tanto, dicono lo faccio per il futuro. Il futuro non arriva mai, arriva solo un altro lunedì. Io lavoro dormendo, funziona meglio. Cucinano come amano, troppo, male, con aspettative irrealistiche. Poi restano delusi e danno la colpa agli altri, o al sale. Parlano molto, non ascoltano mai. Io mi agolo poco, ma quando lo faccio è importante. Di solito è per mangiare, che è sempre importante. Gli umani fanno piani, liste, obiettivi. Io faccio un piano solo, sopravvivere oggi e mangiare meglio di ieri. E ci riesco sempre. Dicono che io sia pigro, ma loro guardano serie su persone che cucinano meglio di loro. Io almeno non fingo. Papà apre il frigo come se fosse un rituale antico. Lo apre, lo fissa, lo richiude. 2 minuti dopo lo riapre. Papà non cerca cibo, cerca un miracolo. Mangia in piedi, sempre, come se la sedia fosse un'opinione. Dice non ho fame. Questa frase dura esattamente 4 minuti. Mangia troppo, poi sospira, come se fosse stato tradito dal piatto. Mamma fa tante cose, anche quelle che non andrebbero fatte insieme. Cucina, pulisce, parla, pensa. Soprattutto pensa. Dice sempre facciamo veloce. È una bugia gentile. Mamma assaggia tutto, ma non mangia mai, perché si dimentica o perché è già stanca. Quando finalmente si siede, si alza subito. Non sa perché, io sì, perché sedersi significa fermarsi e mamma non si ferma mai. E poi c'è Mary. Mary non cucina, Mary apre. Apre pacchetti, apre app, apre problemi. Mangia cose che non si possono definire cibo senza offendere il cibo. Dice che è uno snack, è un esperimento chimico. Vive con un telefono in mano, dice che le serve. Anch'io fisso cose per ore, ma almeno il muro non mi giudica. Tu, che stai guardando questo video, sì, tu, stai procrastinando, dovresti fare altro, ma guardi me, un gatto che ti giudica, e in fondo ti senti capito. Essere uno chef significa questo, sapere quando una cosa è fatta male, una pasta, una giornata, una vita. Io non posso cambiarla, posso solo guardarla e giudicarla. È già tanto. Ora scusami, devo dormire. Non perché sono stanco, ma perché gli umani domani rifaranno tutto uguale e voglio essere sveglio per vedere come va a finire male. Bene, ora sai tutto. Sai come vivono, sai come mangiano, sai perché sono stanchi. Io continuerò a osservarli, per lavoro. Se vuoi vedere come va a finire, iscriviti al canale. Non per me, io sono già perfetto. Per loro, hanno bisogno di essere giudicati. Nel prossimo episodio non miglioreranno, ma io sì.